Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come vi ho accennato nel video della scorsa settimana, dell'update dei propositi di quest'anno, ho deciso di iniziare una miniserie di video in cui vi spiegherò come utilizzare i cartamodelli partendo proprio dalle basi. Quindi se anche non avete mai preso per mano un qualsiasi cartamodello, questi video vi aiuteranno a capire come utilizzarli e vi daranno risposte a domande tipo: cosa sono i cartamodelli su misura e cosa sono i cartamodelli in taglie standard? A cosa servono i cartamodelli base? Come faccio ad adattare un cartamodello delle riviste alle mie misure personali? E ancora, come posso adattare per esempio il cartamodello di un abito preso dalle riviste Burda, che mi piace tanto, ai miei cartamodelli base che sono invece sulle mie misure? Cercherò di darvi una risposta a tutte queste domande e ovviamente mostrandovi anche nella pratica come fare queste cose. Quindi come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, così non vi perderete tutti i futuri video che pubblicherò di questa serie. Iniziamo subito con il primo di questi argomenti su cui vorrei fare chiarezza, che sono i cartamodelli base su misura. Che cosa sono i cartamodelli base e come vengono usati? Allora, un cartamodello base di un capo è la versione più semplice possibile che possiate fare di quella specifica categoria di capi. Mi spiego meglio con qualche esempio. Il cartamodello della gonna base è il cartamodello di una gonna semplicissima che non ha alcun tipo di dettaglio, ha solamente i tagli sui fianchi e le pens necessarie a ottenere una gonna standard aderente al corpo. Quindi il cartamodello della gonna base assomiglia molto a quello di una gonna a tubino, che è anch'essa una delle gonne più semplici che possiate fare, ma senza tutti i dettagli che potrebbe avere questa gonna. Quindi senza il cinturino, senza gli spacchi, senza tasche, chiusure, eccetera, eccetera. Avrà solamente i tagli sui fianchi e le pens per far aderire la gonna tra la vita e il bacino. Quindi veramente il minimo indispensabile. Nel mio canale ho già fatto qualche video in cui vi mostro come fare dei cartamodelli base da zero sulle vostre misure. Ho fatto quello della gonna base, del pantalone, della gonna pantalone, di due tipi di corpino e della gonna a ruota e un quarto di ruota. Quindi vi consiglio di dare un occhio anche a quei video se volete approfondire, ve li lascio tutti sotto in descrizione. Quindi capito cosa sono i cartamodelli base, passiamo a rispondere a un'altra domanda. A cosa servono i cartamodelli base? Allora, se avete già spulciato un po' tra i miei video, vi sarete resi conto che ho fatto delle miniserie di video in cui realizzo dei capi da zero. Vi ho mostrato passo passo come ho realizzato una gonna a tubino, un pantalone e un top estivo. E ognuna di queste miniserie l'ho suddivisa in 4 video in modo da mostrarvi tutto il procedimento che c'è dietro alla realizzazione di un capo, partendo proprio da zero, quindi dal foglio bianco. Di solito nel primo video vi mostro come ho realizzato il cartamodello base per arrivare a fare quel capo sulle mie misure. Nel secondo video di solito mostro come sdifettare questo cartamodello base in modo da avere un cartamodello base perfetto da utilizzare appunto come base per tutti i capi futuri di quella tipologia. Nel terzo video di solito modifico questo cartamodello base super semplice in base ad un design che scelgo, quindi aggiungendo per esempio dettagli come chiusure, zip, bottoni oppure tasche, pieghe, arricciature, eccetera eccetera. E nel quarto video vi mostro come cucio il capo passo passo. Questo per dirvi che in qualche modo con queste miniserie vi ho già dato un'idea di come si utilizzano i cartamodelli base per realizzare dei capi. Non vi ho mai fatto però un video in cui vi parlo di qual è il procedimento che si usa sia nel privato, sia nelle sartorie, sia a livello industriale. Quindi i cartamodelli base servono come base di partenza per creare un qualsiasi capo d'abbigliamento. Se per esempio vi create il cartamodello del corpino base sulle vostre misure e poi chiaramente ve lo sdifettate anche, così siete sicuri che questo cartamodello vi veste perfettamente sul vostro corpo, potete poi teoricamente, partendo da questa base, costruirvi qualsiasi capo della parte alta che vi piaccia, quindi top, reggiseni, corsetti, camicie aderenti, eccetera eccetera. Quindi imparando pian piano varie tecniche di modifica dei cartamodelli potete creare il design che volete, partendo appunto da una base che sapete che è corretta perché l'avete sdifettata sul vostro corpo.
Le primissime tecniche da imparare e padroneggiare per riuscire a modificare i cartamodelli con una certa libertà sono gli spostamenti di pens, con i quali già potete fare molto, la creazione di tagli, come si aggiungono e si tolgono volumi al corpo, come si disegnano pieghe e arricciature e come si aggiungono chiusure, come per esempio i bottoni e le zip. Ci sono un sacco di cose che si possono approfondire ovviamente, ma già quelle che vi ho appena citato sono il grosso, con il quale potete già fare molte modifiche. Magari fatemi sapere lasciandomi un commento sotto al video se c'è qualcuna di queste tecniche che vi piacerebbe approfondire. Se vedo che mi arrivano tante richieste, vedrò di farci un video. Comunque, grazie all'unione di tutte queste tecniche potete modificare i cartamodelli base per ottenere camicie, top, pantaloni o altri capi secondo i vostri gusti e con i dettagli di design che più vi piacciono. Se volete vedere tutto questo procedimento passo passo da zero, vi consiglio di dare un occhio alle serie che ho già pubblicato nel canale. Quelle che al momento sono già complete, come vi dicevo prima, sono quelle della gonna a tubino, del top estivo e del pantalone. E potete iniziarle cercando il primo video di queste serie, che è quello del rispettivo cartamodello base. Quindi questo è l'utilizzo che si fa dei cartamodelli base. Vorrei rispondervi però anche a un altro dubbio che può venirvi sui cartamodelli base, ossia in che taglia vanno realizzati. Anche qui dipende dall'utilizzo che se ne deve fare e direi che le casistiche sono tre. Il primo caso è che voi vogliate farvi dei cartamodelli e abiti per voi stessi. In questo caso chiaramente preparerete i cartamodelli base sulle vostre misure corporee e quindi i cartamodelli che farete andranno bene solo a voi. E il mio consiglio è quello di prepararvi tutti i cartamodelli base che potete in modo da poter realizzare poi svariati tipi di capi. Quindi avere quello della gonna base per farvi poi qualsiasi tipo di gonna, quello del pantalone per farvi tutti i pantaloni, quello dell'abito per fare qualsiasi tipo di abito e via dicendo. Il secondo caso è più legato alle realtà delle sartorie su misura. Se una sartoria fa capi su misura per qualsiasi cliente che gli arriva, dovrebbe di volta in volta creare il cartamodello base sulle misure di quello specifico cliente dal quale partire per poi sviluppare tutto l'abito che il cliente ha chiesto. Piccola parentesi su questo, la sartoria potrebbe anche utilizzare un altro metodo un po' più veloce. Se il cliente è abbastanza dentro a delle misure standard, la sartoria potrebbe anche avere dei cartamodelli base sviluppati in taglie standard, quindi per esempio dalla XXS alla XXL, e prendere il cartamodello base più vicino alle misure di quel cliente, adattarlo un po' alle misure del cliente oppure fare un mix di due taglie, magari per metà il cliente è una L e per metà una M, quindi mixare questi cartamodelli in taglie standard per ottenere un cartamodello che è il più vicino possibile alle misure di quel cliente. E da lì ovviamente poi fare tutte le modifiche del caso e arrivare al design scelto dal cliente. Ma questo argomento dei cartamodelli in taglie standard e di come usarli e di come mixare insieme varie taglie li vediamo nei prossimi video di questa serie. Comunque, tornando al nostro secondo caso, se anche voi per esempio dovete realizzare un abito per una vostra amica, il procedimento dovrebbe essere quello di realizzare un cartamodello base dell'abito sulle misure della vostra amica e poi modificarlo in base a come vorrebbe l'abito. Passiamo ora al terzo caso, che è quello delle industrie di abbigliamento. A livello industriale non si fanno cartamodelli su misura, ma si fanno cartamodelli su taglie standard, quindi per esempio dalla XXS alla XXL. Il procedimento quindi sarà diverso rispetto a quello delle sartorie o rispetto a una persona che si fa a livello hobbistico dei capi a casa. In un brand di abbigliamento si pensa prima al design che si vuole sviluppare. Mettiamo ad esempio che sia un corsetto e quando bisogna creare il cartamodello di questo corsetto si parte da un cartamodello del corpino base in taglia S e lo si modifica con i dettagli di design del corsetto che vogliamo sviluppare. Poi semplifico un po', ma una volta che si è fatto il prototipo e lo si è provato e sdifettato su una modella che veste una taglia S, il cartamodello in taglia S dovrebbe poi essere perfetto e pronto per poter essere sviluppato in tutte le altre taglie. Quindi per concludere ci sono vari utilizzi che si possono fare dei cartamodelli base. Cercate di capire a voi a cosa possono servire in base ai vostri obiettivi, in base ai capi che volete realizzare e poi di conseguenza preparatevi dei cartamodelli base sulle misure giuste.
Bene, per il video di oggi è tutto, lasciate un mi piace e condividetelo se conoscete qualcuno che vorrebbe imparare tutte queste cose sui cartamodelli. Nei prossimi video della serie vi parlerò dei cartamodelli delle riviste, tipo Burda, quindi quelli in taglie standard, vi dirò come utilizzarli, come adattarli alle vostre misure corporee e tanto altro. Quindi iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella così non vi perderete tutti i futuri video di questa serie. Non dimenticate di scrivermi nei commenti qui sotto se vorreste vedere qualche approfondimento di tecniche e di modifiche dei cartamodelli. E niente, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!